Sono partito da una scena modellata per SketchUp che ho scaricato eh, da internet. Vediamo con Rhino come impostare un render di, di interni. Allora, come prima cosa mi vado a posizionare all'interno della scena, quindi mi posiziono in questa maniera. Clicco F6 sulla tastiera. Cliccando F6 dalla vista di piante, anche dalle altre viste, compare l'oggetto telecamera. A questo punto vado a salvarmi la vista in modo tale che poi posso spostarmi per la scena senza perdere la vista acquisita. Nel pannello delle proprietà di lato, con il tasto destro, vedo l'elenco di tutti gli elementi che posso aggiungere in questo pannello e eh, vado a cercare viste con nome. All'interno di viste con nome, questa è una scena, una vista che non ho salvato io, il file l'ho scaricato, vado a salvarmi la mia vista, quindi clicco e lo chiamo vista interna e confermo con ok. A questo punto mi accerto che Purei sia il motore di render di default, quindi vado nel menu rendering, modulo di rendering corrente e mi accerto che Purei for Rhino sia il motore predefinito. A questo punto mi sposto nella scheda di Purei e clicco il primo tasto, quindi apro l'asset editor. All'apertura dell'asset editor mi sposto nella sezione render, imposto al minimo la qualità, eh, all'interno della camera lascio tutto così com'è, il render output imposto una larghezza di 1500. Nella sezione Material Override vado ad attivare il Material Override per applicare su tutta la scena un materiale di Vurai grigio chiaro. Mi sposto nella sezione laterale e in Noise Limit imposto 0,01. Nella parte bassa in Global Illumination inserisco il Radiance Map e lascio invariati questi parametri. Nella scheda qui vado a togliere Progressive, quindi non voglio fare un render con il metodo Progressive, ma con il vecchio metodo Bucket che per gli interni è molto, diciamo, è molto veloce. Quindi vado a cliccare sul tasto Render, aspetto che il render venga caricato e inizio ad avere questo risultato. Di solito all'interno di Rhino, Blu-ray è impostato per avere come sfondo un'immagine CDR che quindi è assolutamente inadatta a eh, un render interno architettonico. Quindi che cosa faccio? Mi sposto nella sezione Light
imposto la luce del sole, attivo Custom Orientation, sposto questo selettore qui in alto e porto il sole in questa posizione in modo tale che dovrebbe entrare così all'interno della scena. Qui in basso, dove c'è albedo color, vado a portare a 0 il bend angle e porto a 10 l'horizon offset. Attivo il cloud e per finire mi sposto nelle impostazioni e in environment clicco su questo tasto, vado a togliere questa bitmap e vado a caricare il V-Ray Sky che automaticamente si va a legare al sole di V-Ray. A questo punto vado nuovamente a lanciare un render. Ora il sole entra all'interno della nostra stanza, però è un pochino troppo forte ed entra un pochino troppo all'interno della stanza. Quindi mi fermo, lancio un render interattivo in modo tale che posso in maniera interattiva andare a modificare le impostazioni del sole, quindi vado ad alzare maggiormente il sole rispetto all'orizzonte. Alzando maggiormente il sole rispetto all'orizzonte, il sole aumenterà anche di intensità, si farà anche più tendente al bianco e non al giallo, però entrerà molto di meno all'interno della stanza. Vado sull'intensità e la porto a 0,6, mentre porto a 5 il multiplier, quindi con questo vado a sfumare le ombre, con questo vado a diminuire quella che è l'intensità del sole. Mi fermo e lancio un render statico. Diciamo con il metodo bucket dovrebbe essere molto veloce. Vediamo che il sole entra molto di meno all'interno della stanza, però questa parte qui è un pochino troppo bruciata. Quindi torno di nuovo torno di nuovo sul settaggio, entro qui nel settaggio, vado in camera e vado ad aumentare l'exposure value. Vado a lanciare di nuovo il render. Ora la scena è più buia, anche se questa zona continua a essere, diciamo, troppo bruciata. Quindi vado a diminuire l'intensità del sole e lo alzo un altro pochino. Ora diciamo che l'intensità del sole, diciamo, non mi crea più i problemi di prima, però la scena a questo punto è un pochino troppo buia, quindi mi sposto e riporto nuovamente a 10 l'esposizione. Facciamo una via di mezzo, quindi poniamolo pari ad 11. Quindi nonostante qui ci siano ancora delle bruciature, però diciamo che più o meno mi accontento di questa
di questa momentanea soluzione. Nel frattempo inizio a mettere qualche materiale partendo diciamo, dalle superfici più grandi, quindi le pareti e il pavimento. Entro nel settaggio di render, mi sposto nella sezione materiali, creo un primo materiale generico ed accedo qui lateralmente a quelli che sono i materiali di default. Vado in wood e laminati e vado a scegliere questo materiale, quindi lo trascino in questa posizione e per applicarlo seleziono il piano, tasto destro sul materiale e faccio Apply to Selection. A questa domanda confermo con sì e applico i materiali. Purtroppo questa è una scena scaricata, un file di SketchUp e quindi l'importazione appare con tutte le mesh, tutta triangolata, però diciamo era comodo partire da una scena già modellata. Allora lancio di nuovo il render, però stavolta devo andare a eliminare l'override material, altrimenti non riuscirò mai a vedere qua sopra il, il materiale. Quindi entro di nuovo nei settaggi di render e vado a togliere qui il material override. Vado a lanciare nuovamente il render. Quindi inizio a vedere il materiale. Ora vado a dare un materiale più chiaro a questa parete. Se mi sposto nella sezione interattiva, dovrei riuscire a vedere il render in maniera interattiva da questa vista. Quindi entro nel pannello materiali, vado nella sezione Wallpine, prendo questo stucco B01 50 cm, lo trascino da quest'altra parte, poi entro nelle sue proprietà. Allora, questa qua è un'immagine, trasciniamo quest'altro. Questo qua invece è dato da un colore, quindi preferisco usare questo in modo tale che posso regolare meglio, più facilmente il colore. Quindi gli do un colore un po' più chiaro e con la parete selezionata, tasto destro, Apply to Selection. Lui mi fa sempre queste domande perché purtroppo ora trova tutte queste pareti esplose. Seleziono anche il soffitto e vado anche qui ad applicare lo stesso materiale.
esco dalla modalità interattiva, esco al di fuori della stanza e vado a posizionare una V-Ray rettangolare in corrispondenza, diciamo, di questa finestra, andandola a puntare verso l'interno, quindi con la freccia verso, verso l'interno. La scalo a misura, ok, seleziono, entro nelle proprietà, vado nelle luci e vado ad impostare nelle sue proprietà invisible, lasciando invariate le altre cose per il momento. Alla stessa maniera vado a creare un'altra V-Ray rettangolare che vado a posizionare qui nei pressi di quest'altra apertura e vado a scalare in questa maniera. Entro all'interno delle proprietà e anche per questa attivo invisibile. Torno di nuovo nella vista interna e vado nuovamente a lanciare il render. Ovviamente con le due luci all'interno eh, l'intensità è troppo elevata, quindi ritorno nuovamente nelle impostazioni, soprattutto questa qua grande la imposto a 20, quest'altra la imposto a 50 e lancio nuovamente il render. Qui continuiamo ad avere queste parti tutte bruciate, quindi dobbiamo comunque sistemare questa zona qui. Però nel frattempo seleziono questo elemento e imposto anche per questo, quindi mi sposto nel materiale e applico anche a questo materiale, seleziono questo elemento
e applico questo materiale. Seleziono la parte alta di questo qua, anche gli applico quest'altro materiale, vado a nascondere anche lui. Qui se mi metto nella vista renderizzata riesco comunque a vedere le texture. Quindi mi avvicino a questo elemento, vado in plastic, prendo questo plastic traslucente, qui vediamo che lui mi raggruppa tutto, perché comunque si tratta di un modello, come dicevo, esportato da SketchUp, quindi applico a questo elemento, poi seleziono questo, vado in pelle, applico questo, poi seleziono questo elemento, vado in glass, trovo questo policarbonato, questo applico questo vetro turchese, a questa applico questo vetro, qui importo quest'altro materiale, stucco, qui vado nei metalli e prendo questo bronzo, lo applico a questo elemento,
Qui queste parti sono tutte raggruppate e quindi lui gli ha applicato lo stesso materiale del... Poi seleziono questo e do al piano un glass frosted e questa parte di sotto, questo alluminio anodizzato, riattivo di nuovo gli elementi e ritorno di nuovo nella vista. Voglio inserire anche una luce qui in questo spazio, quindi vado su una luce rettangolare, mi metto in modalità wireframe per poterla selezionare meglio, la ruoto di 180 gradi, nelle sue proprietà gli do un'intensità di 10 watt e la rendo invisibile e la vado a posizionare così. Ritorno nella vista, mi rimetto in vista renderizzata poi entro nuovamente nei materiali, a questo punto ritorno di nuovo nel settaggio e in render output attivo save frame e imposto la camera a 4 terzi mi sposto in questa posizione e aggiorno
la vista, quindi la vado a salvare andandola a sovrascrivere. A questo punto vado di nuovo a lanciare il render. Nel frattempo, nella sezione layer ad aprire l'Exposure, aumento leggermente l'esposizione e calo leggermente la Light Burn e calo un pochino anche il contrasto. Qui vedo che la luce che avevo inserito non si vede, quindi mi fermo e vado a vedere perché non si vede. Mi metto in modalità wireframe perché così riesco meglio a vedere la luce. La calo un po' più in basso. Nelle sue proprietà, quindi entro in colore e gli do 3500 gradi Kelvin, quindi una luce calda. A questo punto vado ad aprire il frame buffer e creo una regione in questa zona qua, in modo tale che lui renderizza solo questa parte. Quindi adesso si vede, probabilmente prima non si vedeva perché era un pochino troppo alta ed entrava all'interno ehm, diciamo di questa controsoffittatura. Quindi vado a lanciare nuovamente il render, però mi vado a rimettere, diciamo, nella vista precedente. Nel frattempo apro il layer, vado su White Balance e mi sposto leggermente verso sinistra in modo tale da neutralizzare un po' i gialli provocati dal sole. Visto che il render, diciamo, mi piace come sta venendo, allora lo vado a stoppare e vado, diciamo, ad impostare le caratteristiche, diciamo, del render ad alta qualità. Quindi i fattori della camera li lascio così come sono impostati. Nelle dimensioni eh, vado ad impostare 1900 per 1425, attivo qui sotto il denoise, qui noise limit metto 0,05
min e max subdiv lo porto a 16, il radiance swap imposto max rate a 0, min rate a meno 3 e la light cache l'ha imposto a 1500, il subdiv a 80, l'interpolation a 30. Quindi questi qui sono i settaggi del render finale. Il render si è quasi completato. Diciamo questa è l'immagine finale. Quindi sono riuscito a il taglio dell'inquadratura l'ho fatta anche perché sia per una cosa compositiva, perché comunque diciamo questa zona qua non era particolarmente interessante, ma poi anche per nascondere un pochino le bruciature che si verificavano all'ingresso eh, diciamo della grande finestra. Di solito questo è un difetto che c'è sempre nelle, diciamo, nelle scene che hanno delle aperture molto grandi, quindi davanti all'apertura si crea sempre un po' di bruciatura, quindi se non c'è niente di interessante da vedere in quel punto, conviene andare a tagliare il render in quella posizione. Ok, quindi questo è tutto, vi saluto, se avete domande potete scriverle nei commenti. Grazie.